Vediamo assieme come realizzare una casa di epoca antica quasi interamente fatta in polistirolo. Partiamo da quello che ci serve: una lastra di polistirolo del sughero, un numero non ben definito di stecchini, un singolo stecchino da spiedo, una matita, una spugna abrasiva, un cutter ben affilato, colla vinilica, una matita. Detto questo, procediamo. Allora ragazzi, come prima cosa ci concentreremo sulla nostra barra di polistirolo, sceglieremo il lato di questa barra più dritto e questa parte qua sarà la base della nostra casa. La prima cosa però da fare adesso è disegnare, sagomare il fronte e il retro della casa e le pareti laterali. Il nostro unico riferimento è l'altezza dei modelli, che è 28 mm, quindi porte saranno sicuramente alte non meno di 30 mm e le pareti dovranno essere ben più alte della porta. Disegnare delle pareti di 35-40 mm di altezza può essere già un'ottima idea. Per prima cosa disegnerò il lato frontale, scelgo una larghezza di 10 cm, vado a segnarmi una riga, la parete laterale della casa magari la faccio un po' più lunga e opto per un bel 14 cm. E anche qui mi segno una riga di 4 cm. Congiungo le due linee così. Questa è già la nostra parete laterale, mentre per la parte frontale, dopodiché vado ad innalzarmi di altri 3 cm, la sommità della casa. Il profilo esterno della vostra casa. Facendo massima attenzione con il nostro taglierino andremo a tagliare il profilo della casa. Fare la lama più che in pressione in trascinamento. Ora, adesso dobbiamo fare un lavoro un po' delicato. Utilizzerò il mio materiale e taglierò a metà questi due profili, in modo tale da avere quindi due profili alti e due profili laterali. Prendendo bene in mezzo, passando la lama lunga, come potete vedere il taglio non è perfetto, però le due parti esterne sono intonse, quindi sono perfette per essere utilizzate. Il passo successivo è quello della scultura, perché farlo con la casa montata è un po' difficile. Una casa in pietra con il tetto in paglia, che potrà essere utilizzata sia appunto per SPQR ma anche per altri ordini storici. Vi ho detto che i soldati sono di 28 mm, quindi la porta deve essere alta almeno 30 mm. A questo punto dobbiamo dare alla porta un aspetto di legno, quindi io tendenzialmente faccio così: incido una trave trasversale così, dopodiché a mano libera faccio delle incisioni parallele fra loro. Se vengono irregolari meglio, perché rappresenta l'irregolarità del legno. Porta finita. Ovviamente passeremo alle finestre. Adesso possiamo passare a fare le pareti vere e proprie. È importante essere abbastanza eterogenei, quindi potremo incidere un motivo così. Lo scopo è fare una trama tipo questa. Cercate anche, il segreto è variare, più eterogeneo è meglio è. Questa è la nostra parete una volta finito di incidere. Ovviamente niente vi impedisce di fare una trama più grossa per risparmiare tempo. Ripetete questo procedimento comunque su tutti gli altri componenti della casa. E abbiamo concluso la scultura delle pietre che compongono la nostra casa, l'assemblaggio del perimetro della casa. Ci servono gli stecchini, li spezzo un po' da una parte e un po' dall'altra per evitare troppe schegge. Mettiamo un po' di colla vinilica sui bordi, sulle parti che andranno a combaciare.
Qui dovete giuntare i due lembi della casa e la nostra casa è giuntata. Adesso il prossimo passo è realizzare la base della nostra casa. Abbiamo una lastra di sughero, io qui questa qua già bastano pochi millimetri di bordo, non è che dovete mettere chissà quanto. Fate un taglio per la base della nostra casa. La andremo a incollare con la colla vinilica anche questa. C'è sempre una piccola colata laterale di colla vinilica. A questo punto la nostra casa ha una base. Il prossimo passo da fare è il tetto. Prendiamo lo stecchino da spiedo e andiamo a bucare la sommità del nostro triangolo qui. Rotazione e pressione, entrate dentro. Un po' di colla in questi due punti. Adesso dobbiamo fare il tetto della nostra casa. Prendiamo il nostro righello, misuriamo dalla sommità della casa fin giù, facciamo 6,5 cm. Quindi abbiamo bisogno di due listelli di polistirolo larghi 6,5 cm e lunghi del 17 cm. Paglia irregolare, quindi se il nostro tetto verrà irregolare sarà assolutamente realistico. O potete mettere i listelli del tetto così, in modo tale da avere una superficie regolare e scolpirla a vostro piacimento, oppure potete metterli così per dare l'irregolarità del taglio. Ovviamente vado a mettere nei stecchini. Fate attenzione, come prima, non devono emergere dalla parete, se no rovinate il lavoro che avete fatto. Il tetto è saldato. A questo punto dobbiamo fare un vertice del nostro tetto riempiendo questo spazio. Questo può tornarci utile. Fa niente se non combacia alla perfezione, la colla e il taglierino faranno il resto. Cominciamo a mettere gli stecchini di congiunzione qua. Una volta aggiuntati i due lati del tetto e messi a punto gli stecchini, passiamo alla nostra tela. Con la tela cerchiamo di nascondere queste linee di giunzione. Sempre con la tela andiamo a fare i bordi del nostro tetto. Una volta telato il nostro tetto di paglia, possiamo passare alla scultura della paglia, appunto. Di solito usiamo una matita, cominciamo a tirare giù le nostre linee irregolari, interrompetele anche prima dei bordi, o iniziate a metà. Si tratta di paglia irregolare, ondulate la mano. Non dimenticatevi di fare anche i bordi. Per rendere più forte l'ancoraggio della mia casa sulla base, infine metto un po' di Vinavil tra la giunzione delle pareti col terreno. Fa niente se sovrastate le mattonelle, tanto una volta asciutto si noterà poco. Questa è la casa alla fine della costruzione / assemblaggio. Ho deciso di non realizzare il camino per il semplice motivo che le case di epoca antica non ce l'avevano, il fuoco veniva acceso al centro della casa, il fumo usciva dalle finiture della paglia. Non le ho realizzate per semplicità, ma niente vi può impedire di farlo. E adesso non ci rimane che aspettare che la colla vinilica asciughi e passare alla pittura. E qui si chiude la prima parte di questo video tutorial, ragazzi. Abbiamo visto assieme come costruire una casa in polistirolo. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Scrivete nei commenti cosa ne pensate e se avete dubbi e perplessità. Nel frattempo vi do appuntamento alla prossima uscita, dove vi mostrerò come dipingere la casa che abbiamo appena costruito. Quindi da Daniele è tutto, da Borghese per Passione è tutto. Buona serata, ragazzi.